Arriva il bulletto, il boss incomincia a darle i colpi di cinghiate. Non ce la faccio più a dormire. Sento gli urli di mio figlio. Con la pistola accavallata vera. Questi mo chiameranno qualcuno al telefono. Urlo e te ne do tanti altri. Hai avuto paura? All'inizio sì. Avete visto la mia evoluzione? Come sono cresciuto in tutti questi anni di attività? Tutti quanti si chiederanno come fa Corona a guadagnare tutti questi soldi. Ho deciso di aprire la mia scuola, la mia accademia, Elite Academy. Vi insegnerò gratuitamente e vi darò la possibilità di guadagnare in un modo giusto se mi ascoltate come si deve. Vi aspetto. È il 16 aprile del 2025. Siamo in una piccola, triste e povera stazione di Galatina. In questo paese non c'è nessuno. Sono circa le 7 di sera. C'è un ragazzo marocchino che si chiama Min, di 17 anni. Ci sono 2 ragazze che sono cugine, non ve li facciamo i nomi, e poi c'è un altro ragazzo che si chiama Ismael. Ismael è il fidanzato di una delle 2 ragazze. A un certo punto Ismael esce, fa una telefonata, rientra, spam! E qui succede una cosa pazzesca, una cosa che non vi raccontiamo noi, ma ci raccontano le immagini, perché queste piccole baby gang del cazzo, che sono radicate in tutta Italia, oltre a non fare un cazzo tutto il giorno, oltre ad ascoltare quella musica rap terrificante, Simba La Rue, Baby Gang. L'avete visto Simba La Rue arrestato che scappa a testa bassa? Tra 6 anni di galera non lo vedremo più Simba La Rue. Decidono di riprendere ogni cazzata che fanno per postarla sui social e per avere quell'attenzione, quel minuto di celebrità e diventare famosi. Succede che arriva questo gruppo di ragazzi e incominciano a ridere e scherzare, ce n'è una. Questa ragazza si chiama Sofia, ha 17 anni. Parlano in dialetto, ridono, scherzo. Ora faccio il video, ora faccio il video. A un certo punto, mentre il fidanzato, tutto bullo, si accende la sigaretta ed è bello, bello carico. Amo, amo, amo! Ci sono le telecamere, stai attenta che ci sono le telecamere. Entrano, prendono questo Amin. 6, 7 contro 1. Ce ne sono 2 che lo picchiano forte. Uno vestito tutto di bianco, che si chiama Mirko Giannini. Uno vestito tutto di nero, che si chiama Alessio Quarta. Poi arrivano gli altri. Bam, bam, bam. Ai, 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 ai. Cade per terra. A un certo punto arriva il bulletto. Il boss, il criminale rasato, che si atteggia. A differenza degli altri non usa le mani. Cosa che si fa quando si litiga da ragazzini. Incomincia a darle i colpi di cinghiate. Finisce la rissa. Ismaele, lo vediamo ultimo nell'immagine, che dopo avergli tirato un pugno anche lui, lo aiuta. Fine della storia. Repubblica pubblica questo video obliterato dove si dice che a Galatina un gruppo, un branco, una gang massacra di botte un disabile. Tutti gli altri giornali, questi giornaloni importanti, la Repubblica, il Corriere, il Fatto Quotidiano, questi giornali che credono di darci la verità, che dovrebbero darci la verità, ci aggiungono delle cazzate per fare più visualizzazione, fare clickbait e aumentare i soldini che gli permettono di esistere. Ma facciamo un passo indietro. Mi arriva un direct della fonte 0. Non faccio il nome. E sapete perché non faccio il nome? Perché me lo chiede lui. E mi dice, ti prego Fabri, non fare il mio nome, però aiutaci. La mamma ha fatto un appello, aiutaci, perché qui a Galatina non viviamo più, fai qualcosa, aiutaci. Mi manda tutti i nomi, mi fa tutto quanto il racconto, mi manda le pagine Instagram, ma mi manda il video originale, che era uscito, ma che nessun giornale aveva pubblicato. Allora io lo pubblico. Dopodiché pubblico una sola foto di un solo profilo. Primo perché tutti gli altri avevano il profilo chiuso. Secondo, perché quella foto,
per me che faccio questo lavoro, questa intuizione, mi fa capire che c'è qualcosa che non quadra in quel ragazzo. Lo vedo che è il più giovane di tutti. Questo ragazzo ha un fotoprofilo, ovviamente con la musica di Simba Larue, quel genio, quella brava persona che la Warner produce e poi caccia Morgan. Vergogna Warner. Ha la musica quella lì, tutto fatto, quella roba lì, drogarmi. Ed è insieme a un ragazzo giovane, tutto pulito però con la faccia cattiva. Io per la stanchezza, sono anche abbastanza umano, non è che posso sapere sempre tutto, penso che è il padre. E allora scrivo, siete dei pezzi di merda, vi vengo a prendere uno per uno. Punto, chiuso. Fine. Mi scrive la fonte zero, mi ringrazia da morire, mi manda un audio. Spero che un po' di giustizia sia fatta ora. Grazie a te, veramente l'unico a farlo, perché tutti chiedevano il nome, ma nessuno appunto. Ma cosa sta succedendo? Ma io non ero quello criminale, eh? Cazzo, mi sono messo a fare le cose per bene. Sono diventato una sorta di Batman. E voi ridete. Sapete che i cittadini nel film, nel famoso film Batman, non chiamano la polizia, non chiamano le persone. Quando hanno un problema, chiamano un supereroe. Eccomi. Non c'è la polizia, non c'è lo Stato, non c'è la gente. Vengo io. A Garatina la notte c'era la luce e non c'era il pipistrello, c'era la corona. Però poi uno mi ha fatto notare che più che Batman ama. Sono un commissario. Il commissario è quello che per i cazzi suoi indaga. Ecco, oggi, in questa puntata, sono il commissario Corona. Ma veniamo a noi. A un certo punto mi telefona una persona. Si chiama Paolo Coluccia. A me non mi dice niente sta roba. Poi sono anche molto nervoso perché ero in ritardo, dovevo andare a lavorare. Sentite la telefonata. Fabrizio, che sei stato là dentro, sai come funziona? Perché mio cugino pure vive la stessa situazione, non ha la vita da quando è nato e non è bello. Ma Che ci fa con quel ragazzino, dimmi? no, io l'ho fatto, gli ha chiesto una foto, capito? Immagino, cioè le due vogliono ci facciamo una foto, mi si fa un più grande, capito? Rispettato. Nel frattempo mi erano arrivati una marea di direct dicendomi che quello non era il padre perché il padre era morto. Ma questa persona specifica il fatto di togliere quella persona lì. Perché quella persona lì che è nella foto non è bravo o bravino, ma si chiama Gianluca Coluccia. Coluccia è un clan potentissimo che sta a Galatina Noa, specialmente Noa, che è una città criminale, e che se andate su internet, ma ora ve lo faremo vedere, ha fatto una marea di reati. Il clan Coluccia è uno dei sodalizi mafiosi storici della Sacra Corona Unitia, fondato dai fratelli Coluccia, una delle organizzazioni criminali più radicate nel territorio. Traffico di droga, estorsioni, usura, infiltrazioni nella pubblica amministrazione e politica. Ci sono numerose operazioni contro il clan Coluccia, di cui due fondamentali, l'operazione Grifoni e l'operazione Contatto, che hanno sdraiato, distrutto la stessa famiglia. A Paolo gli dico con arroganza, mi dispiace perché io non sono più quella roba lì dell'arroganza. Dammi sto numero, non sono più quella roba dell'arroganza, dammi sto numero. Chiamo Gianluca Coluccia, non so chi cazzo fosse questo Gianluca Coluccia, e Gianluca Coluccia è molto gentile, ma Paolo, nella telefonata precedente, Paolo Coluccia mi dice una cosa fondamentale. Rosario Gueusa, per atteggiarsi a bullo, voleva la foto col boss, una sorta di Escobar, una sorta di Scarface. Gianluca Coluccia, quando lo chiamo, mi dice una cosa diversa da quella che mi dice Paolo Coluccia. Io pensavo che tu fossi il padre. Padre è morto. Ah, una madre? Sì, Ok. sì, mi ha chiesto lei di cresimarlo, ripeto. Ah, ma è il padrino della Cresima o è uno che lo conosce? Già questa cosa non mi torna. C'è qualcosa che non quadra. La prima cosa che mi dice Gianluca Coluccia nel suo spessore criminale: Fabri, ci penso io. Stasera vado a casa e lo massacro di botte. Sono andato a casa sua, la prima cosa che ho fatto, ho detto, mo che stasera finisco il lavoro, torno e ti ridò tante altre, dico, sei un pezzo di merda. Perché ha messo di mezzo me.
perché ci sono finito io di mezzo, perché mi ha dato visibilità e io visibilità in questo momento non ne voglio sapere, ma il telefono rinnega la sua criminalità perché deve stare nell'ombra. Rimaniamo tranquilli, gli dico ascolta, tu dai una cosa a me, io do una cosa a te, lui mi dice va bene Fabrizio, domani prendi l'aereo, vieni, io ti porto direttamente dal ragazzo. Rosario lo vedremo dopo, è il boss di tutto il gruppo da quando ha 9 anni. Avete capito bene? Voi che guardate Adolescence e credete che sia una serie che vi racconta la verità, qui non siamo su Netflix, qui raccontiamo le storie vere. L'unico volo è alle 7 del mattino da Malpensa. Scrivo a Gianluca per avere l'appuntamento, per farmi portare dalla ragazzo, perché se non ho Gianluca e vado in un paese dove non conosco nessuno, come faccio a fare un'inchiesta? Gianluca mi risponde che sono un pezzo di merda. Non è che ha detto pezzo di merda. Mi dice delle robe in termini criminali dove mi sono comportato male. Secondo lui voglio fare scoop. Ma adesso no. Ma questa roba che i criminali parlano di scoop. Vuole fare lo scoop. Fabrizio Corona fa lo scoop. Fabrizio Corona gli scoop li faceva nel 2000. Ora non fa gli scoop, ora racconta le inchieste. Me ne fotto di Gianluca Coluccia, parto, arrivo, stanchissimo, arrivo all'aeroporto, salgo, arrivo a Brindisi e chi mi viene a prendere? Mi viene a prendere il mio amico Antonio Cannuccia. Voi direte chi è Antonio Cannuccia? Antonio Cannuccia è uno dei personaggi più incredibili della mia vita, ha lavorato 20 anni con me, oggi è il re delle scuole guida Puglia, è quello che mi ha accompagnato in Portogallo quando sono stato latitante per 7 giorni. Che mi rispetta, che appena alzo il telefono fa quello che dico io, quindi arriviamo. Ci incontriamo in una pompa di benzina dove ci sono una serie di persone e incontriamo questo Carletto Zizza. Allora, Carletto Zizza è uno sfigato, uno che si atteggia criminale, qua, poca roba. Però è quello che conosce Coluccia, perché sai, lì tra criminali si conoscono tutti quanti. E allora dice ti accompagno. Becco 2 operatori sul posto che sembrano molto svegli e ci diamo appuntamento a Garatina. Ma guardando i direct, ve lo spiego raga, perché quando qualcuno ha bisogno di Batman, Corona all'italiana, li scrive in direct e Corona risponde. E a un certo punto mi scrive la sorella di Rosario Gueusa. A me dispiace tanto perché mio fratello non era così, Fabrizio. Arrivo nel bar di Galatina, io, Carletto, il mio autista Cannuccia e i 2 operatori. A un certo punto arriva uno grosso, enorme, un pescatore, chiama questo Carlo Zizzari, mi chiama, viene da me e mi dice in dialetto pugliese. Io non lo parlo il dialetto pugliese, l'unico dialetto che parlo è quello siciliano di Catania perché sono di Catania. Futti, che Dio perdona a tutti. Ma mi dice, vattene, perché questa non è la tua città, perché qua ti ammazziamo, vattene. No ama, non sono Colt Palmer. No ama, non ho paurina. Sapete cosa provo in queste situazioni? Adrenalina pura. Adrenalina pura. Andiamo al bar. Una serie di personaggi, arriva questo proprietario, mi dice guarda che bello questo posto, E arrivano un sacco di facce criminali. A un certo punto arriva uno col borsello, tutto vestito di nero. È un Coluccia, non Gianluca. È uno più criminale che è stato mandato dalla gente del carcere. Si appoggia, io sono seduto al bancone e incomincia a parlarmi in dialetto. E poi mi tocca. E quando mi tocca, io lo guardo e lui mi dice c'è, guardi, bello. Non è che mi tocchi, io faccio quel cazzo che voglio. Tu devi chiedere scusa a Gianluca Coluccia, tu devi pubblicare che Gianluca Coluccia non c'entra niente. Noi ti conosciamo, noi abbiamo gente che è stata a opera con te. Oh, raga, sta roba di opera, ho fatto 4 anni a opera nel carcere di massima sicurezza in AS, ogni volta che vedo un criminale dice che mi conosce, ma non è un cazzo di vero. Mi dà dell'infame.
A me sta roba dell'infame proprio mi fa girare il cazzo. Prima di tutto perché è una parola criminale. Seconda cosa perché l'infame, ve l'ho detto già 1000 volte, è colui che si canta una cosa alla polizia. Se io vado da solo a risolvere un problema faccia a faccia con 4 criminali del cazzo, perché siete 4 criminali del cazzo, non sono un infame. Io faccio informazione senza scorta e la parola infame te la ficchi su per il culo, coluccia del cazzo. Questo è il bar un po' dove comandano e dove siamo stati minacciati di fare determinate cose perché sennò avremmo passato dei guai. E poi effettivamente un piccolo danno ce l'hanno fatto. Oggi siamo tornati qua, quindi se loro io non li posso trovare, sanno che sono qua, se sono così come sono, che mi vengano a prendere qua, no? Eh? Non ho capito. Fai casino per loro. Oggi Li conosci questi? Vieni qua, vieni. no, sono poliziotto, non mi Dimmi. tu stai il fatto di loro Sì. che non si è alzato di più il controllo. Vero? A un certo punto incontro la sorella di Gueusa. Che io ti ho detto a te che Rosario fa parte del clan Coluccia. Cioè io non ho mai detto una cosa del genere, Fabrizio. Ma perché dice sta roba? Non lo so. Ma fa parte del Cancoluccio? Non lo so, però io non ci ho mai detto una cosa del genere. Va bene. Riesco, mentre lei piangeva, a farmi dire dove abita il fratello. Dovete sapere che quando ci sono le trasmissioni importanti e arriva la televisione in piazza, la gente scappa. Quando arrivo io, la gente viene da me e mi dice dove abita il fratello. Allora corro a casa del fratello di Rosario. E a un certo punto vedo una signora che va verso la macchina, la riconosco. Scappa. Antonio, seguila, Antonio, seguila. Sali! Seguila! Sali! Seguila! Suona! Vai, seguila! A sinistra! Dai, a sinistra! Vai! Là! Hanno caricato un altro dietro? Ah, c'è il figlio! C'è il figlio! È lì dentro! Questi mo chiameranno qualcuno al telefono. Chiameranno i criminali. Bravo. E noi abbiamo paura dei criminali? Noi trattative non ne facciamo, seguilo. E lo vogliono portare via. A noi ci basterebbe una dichiarazione. Scendi, che lo blocco, scendi. No, che poi non sai, scendi tu. Chiedere una cosa sola, una. Lei si ferma, si gira. Immaginatevi questa scena. Mi abbraccia fortissimo. Scoppia a piangere. Fabrizio, non ce la faccio più, la mia vita è rovinata. Mio figlio mi ha distrutto la vita, è finita. Per cosa ho fatto di me? Non ti preoccupare, ci sono io, risolvo tutto io. Comincio a intervistare la madre, arriva questo avvocato, cafonissima, molto sicura di sé. Arriva la polizia, chiede i documenti. Cannuccia mi fa l'occhiolino e mi dice c'è il ragazzo là dietro. E io di nascosto scappo. Vado dal ragazzo, gli apro la portiera, gli parlo. Ma perché hai fatto questo? Ma perché ti metti a fare questo? Ma perché a 13 anni dai colpi con la cinghia? Ma anche lui faceva la stessa cosa. Lo riprendo, seduto così, all'atteggiamento da bullo. E chiacchieriamo. A un certo punto dice chiamo l'avvocato. Torniamo indietro, andiamo dalla polizia, gentilissima, ci facciamo raccontare com'è la situazione, pubblico di gente, la gente che urla Fabrizio, andiamo in stazione, riprendiamo la scena, abbiamo tutto. Chiamo il mio team, il mio grandissimo team, riunione generale mentre sono in macchina, 3 persone. Sì, lo so, prima c'era solo Amanda, ora ne abbiamo presi altri 2, 1 e mezzo. Perché Amanda... C'è una scena prima di partire, il ragazzino dell'operatore tutto contento mi dice la scheda la vuoi tu? No, perché io ora 3 giorni parto, perché Pasqua, mandala che incominciamo a lavorare. E a un certo punto la mattina il ragazzo scrive, ho problemi, dobbiamo fare una call, lo chiamo immediatamente. Telefonata registrata stranamente. Sentite cosa mi dice. Poi sono venuti queste persone, mi hanno preso la memory card e non so cosa hanno fatto. Stavo nel panico, non sapevo cosa minchia dire, non so manco chi minchia sono. Il clan Coluccia porta via la scheda entrando in casa
ai 2 operatori ragazzini sfigati. Si fa, porco, come si fa? Ma come si fa? Ti sto dicendo che è pericoloso. Levati la mia pelle, non è un gioco. Voi non potete sapere quella roba che avevo qua. Quando mi scatta il demone, non avevo più niente. E i Coluccia, mafiosi, avevano vinto. Ma io non perdo mai. Ah, ma metti la musica quella... Ah, ma quella di Trump, vai! No, ma quella di Trump! MCA, com'è? Scusa, ma cazzo, ma con tutti i soldi che ti pagano non hai neanche l'abbonamento a Spotify, che c'è la pubblicità, Amanda, ma ce la fai o no? Basta! Mi scrive Amin. Sono il ragazzo aggredito. Ed è uno. Mi manda un audio la madre. Un audio devastante. Buongiorno Fabrizio, sono Eloisa, la mamma di Rosario. Non voglio giustificare nessuno, perché alla violenza non si risponde con la violenza e condanniamo questo gesto comunque, nonostante i motivi che ci possono essere, qualsiasi. Può succedere nella vita, io non lo auguro a nessuno, non decidiamo noi. Purtroppo i figli li mettiamo al mondo, ma non è che stiamo nella loro testa. E poi, porca miseria, perché l'hai fatto solo con mio figlio? Fai capire che è stato lui l'artefice di tutto. Per favore, questo è il mio numero, chiamami. Fino a adesso ho scherzato. Ho fatto il solito, le battute, quella roba divertente. Perché? Perché mi piace, perché YouTube deve essere anche leggero, perché le cose vanno raccontate con coscienza ma anche con leggerezza. Perché questo deve essere un momento che vi fa staccare, ma per quello che facciamo noi vi deve anche educare. Quindi da ora, cazzate, divertimento, basta. E siamo dovuti tornare purtroppo. Oggi abbiamo a che fare con gente pericolosa. Noa è una realtà criminale incredibile. Comandano. La situazione è molto pericolosa. Sono dei paesi piccoli della Puglia dove le istituzioni non contano niente, la polizia non può fare niente, sono comandati dalla criminalità organizzata. Ora io rido, scherzo. Mi sono permesso anche di dileggiare, di prendere in giro delle persone che hanno dei nomi. Ma questo lo faccio per osare, per far capire che il personaggio non ha paura di niente. Ma questa non è una cosa bella che faccio io, ma fa parte anche della mia pazzia. Ho l'intervista con il ragazzo picchiato, i genitori e l'avvocato. È martedì, non c'è nessuno. Sembra la città dei morti. Guardate. Che faccio? Vado nello studio dell'avvocato. L'avvocato è una persona molto seria che difende ovviamente criminali. Sicuramente saranno ragazzini che fanno parte di un substrato, se non criminale, comunque di gente di scarsa cultura, altrimenti non arriverebbero a fare questo. Si divertono con questo modo di fare, poi oggi se non stai sul social non esisti, per pubblicare qualcosa fanno questi gesti, sfociando in atteggiamenti criminali, perché sono situazioni criminali queste. L'avvocato ci dice questo e incominciamo a intervistare Amin. Come ti chiami? Amin, Quanti anni hai? 16, Di dove sei? tunisina, ma io sono nato qua e cresciuto qua. Cosa vorresti fare da grande? Lo chef, Lo chef. Come mai lo chef? ho una passione per la cucina. Sei mai stato coinvolto in qualche rissa, aggressione? No. Mi puoi raccontare ora esattamente che cosa è successo quel giorno? Diciamo ho sfondato la porta e sono entrati, senza che io me ne accorgessi perché ero disattento e stavo guardando il mio cellulare, come si nota nel video. Ti hanno fatto male? Sì. Dove? Generalmente penso che abbia una costola fratturata qua. Hai avuto paura? All'inizio sì. Ok. Non c'è vergogna di avere paura? Assolutamente.
Però non riesco ad identificarli all'inizio, non riesco a capire chi sono. Non avevi capito che erano Non loro? avevo capito chi sono, infatti... Hai urlavo. incominciato a urlare? Sì. Cosa urlavi? Scusa, ma per un semplice momento di panico, di ansia. Non ce n'è una storia dietro. Non c'era un motivo. No, un motivo reale non ce n'era. C'è un messaggio scritto di uno dei due scuse. ragazzi che ti dice scusa bro, io l'ho fatto soltanto... Per fare il figo, penso. Cioè lui ti ha picchiato in tantissime persone per fare il figo. Sì. Amin sembra un ragazzo pulito, la faccia tranquilla, un bel ragazzo, è intelligente e sveglio, ma è furbo, ha una furbizia innata. Questa nuova gioventù, dei 13, dei 9, dei 15, è cambiata e diversa, sono avanti 100 anni, non hanno remore. Tu non volevi andare a denunciare, mi hai detto, vero? All'inizio, in un momento no, per evitare magari altre aggressioni. La prima cosa che hai fatto però hai postato sulla tua pagina non sono un disabile. Perché l'hai messo? Perché su un quotidiano stava scritto che stavo in carrozzina. E non è giusto, No, almeno quello. No. Quindi sei per la verità, bravo. Sì. Si pensa che questo gruppo abbia picchiato uno in sedia a rotelle. Ma non è così. Anche se sei invalido perché hai il diabete, hai dei segni del diabete? Sì, ho un macchinario qua. Fai vedere. Questo macchinario dove è attaccato? Qua. Ok, a cosa serve questo macchinario? Per l'infusione dell'insulina. Ce l'avevi quando ti hanno picchiato? Sì. La madre ci spiega che se l'avessero picchiato e si fermava quell'apparecchio, lui poteva rischiare di morire. Amin, se quel giorno si è spaventato, andrà in glicemia, significa va in coma. Può diventare disabile, può diventare senza conoscenza, può paralizzare, tutto si può succedere. I ragazzi che lo hanno picchiato lo conoscevano? Sì, Conoscevano? tutta Galatina sanno che Amin è diabetico perché è stato cacciato di scuola e ho fatto casino per rientrarlo a scuola quando ha avuto la diabete. Perché è stato cacciato da scuola? Perché la scuola non vuole essere responsabile, perché non abbiamo OS qui in Puglia a mantenere questi ragazzi. C'è una situazione particolare che racconta la famiglia di Amin. La famiglia di Amin non lavora, ha 2 figli disabili, uno disabile vero, una delle situazioni più difficili, e percepisce soldi dallo Stato. Poi ha Amin che ha il diabete. La famiglia vive con i soldi dei sussidi dello Stato, non lavora. La madre ci racconta di come il figlio viene bullizzato da tantissimo tempo. Ci racconta di come questo Rosario, il capobranco, comanda tutti gli altri e lo bullizza dalla prima media quando Amin era in terza media. Ci racconta che non è la prima volta che va dalla madre. Io appena mi ha detto quel ragazzo, ho preso la macchina e sono andata. La mamma mi ha guardato dalla finestra e mi ha detto signora, c'ho la febbre, vai di qua, non posso uscire. Poi mi chiama a telefono, mi dice tu non ti permettere mai più a venire a casa mia. Ho detto va bene, ci vediamo a tribunali del minore, questa volta non rimarrò così. E non ce la fa più perché ha un figlio disabile, perché ha paura, perché non lo vuole far uscire. E alla fine scoppia a piangere. Che cosa vorresti? Vorrei tutti i diritti di mio figlio. Vorrei che si allontanano proprio di lui. Non voglio più vederlo così picchiato. Io non gli auguro a nessun bambino il galera, però questo... Devono allontanarci proprio, quello la vede il giudice. Non ce la faccio più a dormire, credimi, appena dormo mi sveglio da nuovo spaventata, sento gli urli di mio figlio. C'ho tante cose che mi fanno male. Ci spostiamo e intervistiamo il padre. Ci racconta 2 o 3 cose, è venuto col barcone, ha pagato ovviamente agli scafisti i soldi, insomma la solita storia che racconta il nostro paese. Ma ci dice una cosa, nella domanda fatidica. Hai precedenti penali? Fabrizio, sì, ho commesso uno, ma ho pagato anche il mio reato. Quale? Ci tengo di non dirlo. Ok. Chi sbaglia paga. Per quanto riguarda quelli che vivono nel territorio italiano, io sono d'accordo che commette reati venga punito dalla legge italiana, che noi è la legge sopra tutti. A quel punto è il momento di sederci di fronte all'avvocato. Incominciamo a fare una serie di domande, ma a un certo punto mi ricordo che la madre mi aveva parlato di alcuni messaggi in quei giorni tra le 2 madri
Precedentemente, quando l'avevo intervistata, gli ho chiesto se aveva questi messaggi, ma ha detto che non ce li aveva più. La madre mi porge il telefono. Voi li avete dati questi audio alla procura? No. Perché? Sono fondamentali. Questi messaggi ci raccontano un'altra versione dei fatti, la vera storia. I primi 3 messaggi della madre di Amin, lasciati in chat alla mamma di Rosario, sono cattivi. E la mamma di Rosario non risponde con benevolenza, risponde arrabbiata. E addirittura parla, giustificando il figlio, di vendetta. Perché parla di vendetta, parola terrificante? Parola che da delle persone normali non possiamo ascoltare, specialmente da ragazzi. I ragazzini non si possono vendicare. Ma parla di vendetta perché? Comunque suo figlio è quello che ha la cintura, che sta picchiando con la cintura a mano. Che educazione proprio, ma... Non colpisce nessuno e fa finta perché è amico di suo figlio. Lei ha idea che mio figlio non voleva mettersi in mezzo? Ha visto? Doveva finire la cintura. No, suo figlio sta picchiando mio figlio con la cintura in testa. Però a me mio figlio mi ha detto che è amico di suo figlio e che non ha partecipato, non gli avrebbe mai fatto male a suo figlio. No, signora, io non voglio sapere di quello che ha detto tuo figlio, voglio sapere che quello che l'hai visto nel video, se lei non vede bene, sono le facce sue, signora. Ma io l'ho visto, cosa devo dire? Che la polizia, i carabinieri, tutti l'hanno visto. Domani il video sul telegiornale comunque si vedono, i nomi li conoscono e grazie di Dio sono ragazzi ben conosciuti dallo Stato. Ho altri documenti di quando Amin ha litigato con mio figlio, che ha picchiato mio figlio. Quindi non ho niente da temere perché al massimo, se fosse stato mio figlio, si sarebbe vendicato di quello che gli ha fatto suo figlio. C'ho parole. Ma siccome so che adesso stanno bene, mi sembra proprio strano. Amin fa le stesse cose di Rosario. Rosario e Amin sono amici. Rosario e Amin erano della stessa banda. A un certo punto la discussione cambia. È come se le madri trovassero un punto d'incontro. Anche la madre di Amin si lamenta del comportamento del figlio. Si lamenta del comportamento dei ragazzi. Le madri discutono, trovandosi d'accordo. E questa è la cosa grave, che ci fa pensare che questa storia ha un'altra narrazione, che insieme discutono di questa nuova gioventù, specialmente la gioventù di Galatina. I ragazzini non hanno più valori, danno uno spaccato di come dall'età dei 9 anni in poi non esiste nessun tipo di valore. In altri posti è peggio. I ragazzi utilizzano i coltelli, i ragazzi hanno le pistole, i ragazzi sparano. Ci sono storie di ragazzi che si picchiano e si uccidono per 200 euro. Siamo in una situazione imbarazzante e al sud è ancora peggio. Perché? Perché non ci sono le istituzioni. Ascoltate queste chat tra le 2 madri. Allora signora, finalmente un punto d'incontro. Nonostante hanno l'educazione, perché non penso che io non gliel'abbia data, non penso che io non gliel'abbia data, non penso che un'altra mamma non gliela dà l'educazione al figlio. Sono stronzi lo stesso e maleducati questi figli d'adesso. Hanno schifo. Compreso il mio, ci mancherebbe. Prima il mio e poi quello degli altri. Sono proprio maleducati pure come rispondono a scuola, come si comportano nella società. Easy proprio. Anche, guarda, io non ho parole. Per verità, fanno tutti schifo, però ci sono ragazzi più peggio. Vedi, 2 ragazzi oggi hanno pubblicato la foto di mio figlio con le foto loro, uno con i coltelli e l'altro con la pistola. No, vabbè, davvero. Madonna mia, io guarda, allucinata sto. A un certo punto la mamma di Amin manda delle fotografie alla mamma di Rosario. Il telefono ce l'ho in mano io, lo vedete. Apro, vedo dei ragazzi di 14 anni con la pistola accavallata, vera. Con i coltelli, con un nunchaku. Vieni qua un attimo, questo chi è? La pistola questa, no? No, sì, penso, sì. Ma è gente che conosci queste? No. Questi chi sono? Non li conosco. C'hanno coltelli in mano? Sì. Ma dove le ha prese queste foto, signora? Ma, queste Instagram. Non lo conosciamo, non ma sono gente che sta picchiando. Questi? Sì.
Fa parte della tua lista quello? Stava nella tua La lista? lista precedente a quello. Queste se le deve far mandare, Ma io non so niente di queste cose. Ce l'ha Adesso la le sto vedendo. polizia, quelli. Ce le hanno, ce le hanno. Queste foto che la signora ce l'ha nel telefono. Gliel'ha dati alla adesso polizia? L'ha fatti vedere all'altra signora. Queste immagini acquisiti dal telefono di tuo figlio l'abbiamo girati alla pistola per raggiungerli. Ma questi chi sono? Questi c'ha il Non lo tirapugno. conosciamo, non lo conosciamo. Da dove le hai prese queste foto qua? Da Instagram. Da Instagram di Puoi chi? notare, eccoli lì. Ma ti hanno taggato? Ti fermo un attimo? Sì. Scusa, ma Allora. perché gli mandi queste foto? È importante per un'indagine se fai Sì, quel fatto. per capire. Da dove le hai prese? Chiedo anche Me per l'ha l'avvocato. mandati lui. Da dove le hai prese tu? La Da polizia Instagram, l'ha da presa e l'ha detto dalla tua madre. Sì, dai. Così dopo- li giri al telefono della pistola. Questore. Sì, perché io non sapevo quel momento, lui stava all'ospedale. Quindi questi qui che hai fatto vedere le armi e le pistole sono quelli che ti hanno picchiato? Sì. Ma non mercoledì, sabato. Sabato c'è stata una rissa prima. E tu con chi eri? Cosa c'entravi? Perché ti hanno picchiato sabato? Sempre per lo stesso motivo, così a caso. Ah, quindi hai avuto una prima... Hai subito la stessa aggressione, lo stesso livello di Ti stanno aggressione? parlando. Sì, Lo stesso livello di Ma perché non l'hai aggressione? raccontato questo? La polizia me l'ha chiesto. La polizia te l'ha chiesto perché si sapeva che c'era stata una rissa? Sì, c'era stata Ma una non eri coinvolto solo tu? Eh? Non eri coinvolto solo tu? Ero coinvolto io e il mio amico e loro erano 16. Perché ti avevano picchiato il sabato prima? Erano diversi? Sempre- sì, erano diversi, però c'erano anche loro uniti. Questi qua? Altri. Altri più questi. Ma il motivo? Vi hanno fermato, eh? Puoi dire il motivo? Nulla, penso per lo stesso motivo. Quale? Quindi per farsi figli, penso. In 16. Sì. E postano questo. Quindi è una banda se postano le armi, no? Hanno le armi, ho visto coltelli, pistole. Uno c'ha una pistola. Sì. Vera? Non ne ho idea. Ma tu lo conosci quello che ha la pistola? No. E perché da dove l'hai scaricato? Su dove l'hai presa la foto su Instagram? Perché no, la foto l'ho presa dal suo Instagram. Sì? E su Instagram perché mi ha seguito lui. E dalla faccia ho capito che... Ma lo sai chi è questo che ha la pistola, quindi? Ha un nome? Sì, Come si chiama? c'è scritto lì sulla foto. Come si chiama? Poi non ce l'ho la foto. Ma è uno di... Questi qua sono amici della gang del Bosco? Sì. Sì. E allora esiste una gang? Non entriamo in questi dettagli. Noi non stiamo entrando... Indagine Sì, aperta. ok. Vabbè. Fate parlare l'avvocato? Tutta la storia che vi abbiamo raccontato precedentemente incomincia a subire un'altra narrazione che non giustifica il fatto che un gruppo di persone, riprendendo con un filmato, cosa che fanno tutti i ragazzini, picchiano un altro ragazzino. Questo non può essere giustificato, ma ci racconta che Amin nasconde qualcosa. Facciamo un passo indietro. Amin ci racconta di come è venuto fuori il video. Il video è venuto fuori perché Sofia, quella che l'ha girato, lo passa a Rosario ed è proprio il bullo, il boss, il capobranco. È Rosario il tredicenne con la foto del criminale nel post che lo pubblica per primo. Lo pubblica per fare il grosso, per fare il figo. Poi lo toglie. C'è anche una parentesi da aggiungere che è un lato positivo nei confronti di Amin. Che Amin in quei momenti dice io non sono disabile, chiarisce. Nel momento in cui vi zoomiamo le fotografie, vi diciamo i nomi, vi incominciamo a raccontare i protagonisti, guardate la reazione di Amin e che cosa dice in marocchino alla madre. Chiedo anche Me per l'ha l'avvocato. mandati lui. Da dove le hai prese tu? Amin si arrabbia. L'avvocato si incazza. Il padre è esterrefatto. La madre si impanica. Il telefono viene strappato dalle mani. Rizoomiamo la faccia di Amin. Chiedo anche Me per l'ha l'avvocato. mandati lui. Da dove le hai prese? Sta venendo fuori la verità dei fatti, che non è quella che vi abbiamo raccontato fino ad oggi e che vi lascerà esterrefatti, che troverete nell'episodio 2.
Ciao.